buongiorno. Buongiorno. Siamo oggi in compagnia del sindaco Maurizio Onnis del comune di Villanova Forru, che è un esempio, rappresenta un esempio di comunità energetica di successo nel nostro paese. E oggi ci racconterà l'esperienza, ci porterà questa testimonianza e noi lo ringraziamo per questo prezioso contributo al nostro progetto ESCOP for Green, di cui peraltro il comune di Villanova Forru fa parte come advisors, è inserito nel panel of advisors. E allora le chiederei, Sindaco, di raccontarci la vostra esperienza e perché può considerarsi a tutti gli effetti un caso di successo la comunità energetica di Villanova Forro. Beh, direi che più che un caso di successo, a questo punto lo potremmo definire un caso di sopravvivenza alla burocrazia. È stata una cosa facile in sé la costituzione materiale, la creazione della comunità energetica, ma è stato molto complicato dopo tutto l'iter necessario per arrivare ad accreditarsi. Comunque, per farla breve, le principali tappe di questo cammino sono state le seguenti. Appena il governo italiano nel 2020 ha iniziato a recepire la direttiva europea del 2018, che invitava i Paesi membri a favorire in ogni modo l'autoproduzione, l'autoconsumo, lo stoccaggio e la vendita di energia da parte dei cittadini, abbiamo pensato di fare una comunità energetica. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto nell'autunno del 2020 è stato cercarci un partner tecnico. Con questo partner tecnico, che è venuto qui in loco a vedere la situazione, abbiamo fatto uno studio di fattibilità. Allo studio di fattibilità ha fatto seguito nel gennaio del 2021 il primo incontro con la cittadinanza. Abbiamo scelto la cabina elettrica secondaria alla quale agganciarci, abbiamo convocato, ho chiesto di partecipare agli utenti serviti da quella cabina elettrica, abbiamo chiesto a tutti loro se avrebbero voluto far parte di una comunità energetica. Abbiamo fatto un secondo incontro con la popolazione, con gli utenti di quella cabina nel marzo del 2021, quindi tra il gennaio e il marzo ci sono stati 2 mesi in cui abbiamo discusso sostanzialmente con le persone, dicendo loro cosa avremmo voluto fare sul serio. A marzo abbiamo raccolto le adesioni. A luglio del 2021 lo statuto della comunità energetica è stato sottoscritto e registrato e poi tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 2021 i pannelli fotovoltaici sono stati installati sul tetto della palestra comunale, che anch'essa è servita da quella cabina elettrica secondaria. Quindi, fra il momento in cui abbiamo contattato il partner tecnico e il momento in cui la comunità energetica è materialmente nata, è passato meno di un anno. Dopodiché è diventato tutto molto complicato perché è passato un altro anno meno 2 settimane, per arrivare finalmente ad essere connessi alla rete elettrica italiana. Siamo stati connessi alla rete elettrica italiana il 19 ottobre del 2022, quindi è passato un anno da novembre a ottobre dell'anno successivo. E poi il 19 dicembre del 2022 abbiamo fatto la domanda di registrazione al GSE. Anche lì la procedura è stata incredibilmente complicata e travagliata. E ad oggi, per quel che ne so io, passati altri 3 mesi, perché siamo al 10 di marzo, il GSE giudica la nostra domanda ancora, definisce la nostra domanda ancora in lavorazione. Per fortuna, la norma prevede che gli incentivi corrano dal momento in cui si fa la domanda di registrazione al GSE, per cui possiamo dire che la comunità energetica di Villanova Forru è pienamente operativa. Certo, ci è voluto troppo tempo rispetto al reale lavoro che ci sta dietro, perché, ripeto, parlare con la gente, raccogliere le adesioni e installare l'impianto sono state le cose più facili da fare. Le cose più complicate sono state stare dietro a tutti i vari portali e pieghe della burocrazia. Se non semplificano queste procedure, le comunità energetiche non si diffonderanno mai.
Certo, grazie. Quindi emerge anche questo profilo della inclusività della cittadinanza. Ecco, su questo diceva che la comunità l'ha trovata pronta a entrare a far parte di questa nuova frontiera della comunità energetica e in che modo siete riusciti a coinvolgerli? Avete trovato subito la volontà di aderire oppure da parte vostra c'è stato anche un lavorio dietro? Ma allora, chiamiamo le cose con il loro nome. Se io avessi fatto la prima assemblea pubblica dicendo facciamo la comunità energetica, mettiamoci tutti dei soldi, come dovrebbe essere in una situazione ideale, e così contribuiamo a rendere il mondo più verde, probabilmente non ci avrebbe seguito nessuno. Quel che è successo è che noi abbiamo detto alla cittadinanza facciamo la comunità energetica e ogni utente incasserà, a quell'epoca dicevamo, poi bisognerà vedere cosa sarà nella realtà, dicevamo ogni utente incasserà circa 120-130 euro per megawattora consumato in orario diurno all'anno. Stando all'incentivo economico e al fatto che gli utenti non avrebbero dovuto e non devono fare assolutamente nulla perché non devono mettere inverter, non mettono pannelli, non devono tirare cavi, non fanno scavi, non devono fare niente, raccogliere le adesioni è stato piuttosto semplice. È ovvio che dietro c'è anche una certa coscienza ambientalista. In questo paese ci siamo occupati di ambiente molte volte. Io non sono di qua, ma la prima cosa che ho fatto quando sono venuto ad abitare qui nel 2013 è stato creare un comitato ambientalista contro la speculazione energetica e quindi il retroterra era favorevole ed è anche ovvio che, a parte il vantaggio economico, la comunità energetica contribuirà nel tempo a diffondere una mentalità volta alla sostenibilità ambientale, su questo non c'è nessun dubbio. Il primo aggancio però è senz'altro la convenienza economica. Perfetto, allora mi aggancio anch'io a quest'ultima profilo di prospettiva, cioè chiederle in conclusione quali sono le misure messe in atto per implementare a questo punto la comunità energetica. Beh, noi la vogliamo, adesso la normativa è cambiata, come sapete, quindi ci si può legare alla cabina elettrica primaria e io già prima e adesso ancora di più la voglio estendere a tutto il paese, quindi nel 2022, che è stato un anno molto ambiguo dal punto di vista della normativa, ambiguità dalla quale la legge non è ancora venuta fuori, ho comunque sistemato nuovi pannelli fotovoltaici sugli immobili comunali eh, con fondi del comune, quindi non risorse provenienti dalla Regione Autonoma della Sardegna o dallo Stato, ma delle casse comunali. E la mia intenzione è, appena escono i prossimi decreti, radunare la popolazione e chiedere chi vuol far parte della comunità energetica, allargarla a tutto il paese, ma non solo, proprio perché ci si può connettere alla cabina primaria. In Sardegna di cabine elettriche primarie ce ne sono in tutto 71. Il progetto sarebbe di fare questa cosa insieme ai paesi vicini. Bisogna trovare i soldi e avere adeguata volontà politica. Perfetto, grazie mille Sindaco per il prezioso contributo e per aver portato la vostra testimonianza. Grazie. Grazie a voi, salve. Salve.